Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Uncinetto in un clic. Oggi dedichiamo un tutorial speciale alla realizzazione di questo punto traforato. Allora, si tratta di un punto veramente molto semplice da realizzare con motivi a ventaglio. In particolare, vedete, è dato dall'alternanza di due tipi di ventaglio o motivi ad arco. Uno che è questo, più piccolo, che possiamo definire ventaglio minore, e un altro invece che è questo, che è più grande, nel senso che è fatto di più maglie, che definiremo come arco ventaglio maggiore. Allora, nel nostro tutorial noi vi proporremo lo schema per poter realizzare in tondo questo motivo, questo punto traforato, in una maniera tale, vedete, da avere una alternanza perfetta tra i due motivi ad arco senza notare praticamente discontinuità. Noi di Uncinetto in un clic abbiamo utilizzato questo punto traforato per poter realizzare le gonne di questi due abitini, l'abito da sposa e la versione più corta dell'abito da sposa che noi abbiamo definito vestito da damigella. Ecco, vedete, lo abbiamo impiegato sulle gonne, essendo noi un canale principalmente dedicato alla realizzazione di vestitini all'uncinetto per bambola di tipo Barbie. Il tutorial di questi vestitini potete trovarlo appunto sul nostro canale e nella descrizione del video. Ecco, la nostra idea è quella di far rivivere anche in vestiti per le bambole la tradizione, quindi inserendo nella realizzazione di questi semplici vestitini alcuni tra le centinaia di punti all'uncinetto che sono nel repertorio tradizionale. Ovviamente poi voi potete utilizzare lo schema che vi suggeriamo oggi per tutti quanti i vostri più svariati progetti. Ma veniamo alla realizzazione del punto. Vi dicevo che è davvero semplice da realizzare. Allora, partendo dall'arco minore, si tratta di lavorare in uno stesso punto base una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta, dopodiché si saltano 4 punti base e nel quinto si va a lavorare il secondo motivo ad arco. Abbiamo detto motivo a ventaglio ad arco maggiore, che è fatto da 3 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, ovviamente tutte nello stesso punto. Il motivo si conclude lasciando 4 catenelle base. Allora è ovvio che dal punto di partenza, che è questo dell'arco minore, fino ad includere l'ultima delle maglie dopo il ventaglio maggiore, noi abbiamo 10 punti. E questi 10 punti costituiscono la base del nostro lavoro, per cui questo motivo noi lo facciamo su una base che ha un minimo di 10 o multipli di 10. Allora, giusto per avere un'idea, il motivo che è intorno a questo bicchiere è stato realizzato su una base di 60 catenelle. Noi oggi daremo un esempio mettendo su una base di 30 catenelle, ok? Allora, io vedete lavoro con un uncinetto misura 2,5, un filo adeguato. Voi ovviamente potete realizzare il motivo con la misura dell'uncinetto, il cotone che volete, oppure lana. Allora, si inizia mettendo su un cappietto
ecco, e poi le nostre 30 catenelle. 1, 2, 3, 4 e andiamo avanti. Allora, fatte le 30 catenelle, io vado a chiudere il lavoro perché devo lavorare in cerchio. Quindi vado ad entrare, vedete, questo è il mio cappietto. Vado ad entrare con l'uncinetto esattamente nel primo punto fatto dopo il cappietto e unisco questo primo punto all'ultimo del lavoro, ecco qui, con maglia bassissima. Ok? Quindi io ho chiuso a cerchio e lavorerò d'ora in avanti a cerchio. Allora, nel primo giro che cosa facciamo? Il punto di partenza in questo schema del primo giro è il ventaglio minore o l'arco minore, che come vi dicevo prima è fatto da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, lavorate tutte nello stesso punto. Allora, siccome io inizio il lavoro, allora andrò a sostituire la prima maglia alta con 3 catenelle, che sono praticamente quelle con cui io tiro su il mio lavoro. A queste catenelle aggiungo le altre 2 che stanno tra una maglia e un'altra e poi rientro nella stessa maglia e lavoro nella stessa maglia o punto base e lavoro la mia seconda maglia alta. Ok? Allora, questo è un punto, tra l'altro, questo punto traforato, che nella versione in cui vediamo noi è realizzato lavorando semplicemente o catenelle o maglie bassissime e maglie alte. Non vi occorrono altri punti. Bene, fatto il primo arco, come andiamo avanti? Allora, si fa una catenella, si lavora, dopodiché si devono contare 4 punti base, 1, 2, 3, 4 e nel quinto andiamo a realizzare il secondo motivo ad arco che io chiamo arco maggiore. In questo caso dobbiamo fare in questo punto 3 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte. Allora, facciamo la nostra. Allora, facciamo la nostra prima maglia alta, altre 2, quindi 2, 3 maglie alte, poi dicevo 2 catenelle e ancora 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Dopodiché si aggiunge una catenella, si contano ancora 4 punti base, 1, 2, 3, 4 e si rientra nel quinto, nella quinta maglia per iniziare da capo. Quindi qui noi andiamo a ripetere di nuovo il motivo a partire dal primo arco, il primo ventaglio. Ok? Quindi qua si tratta di fare una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta, tutte nello stesso punto. Allora, come vi dicevo, a partire dal punto che abbiamo utilizzato per realizzare il ventaglio minore fino all'ultima delle 4 maglie che abbiamo lasciato libere dopo il ventaglio maggiore, noi abbiamo utilizzato esattamente 10 maglie base.
Allora, adesso andremo a ripetere per altre 2 volte questo schema a partire dall'arco minore, utilizzando quindi anche le restanti 20 maglie e ci troveremo alla fine del lavoro quando in pratica vi restano le 4 maglie precedenti questo primo arco che abbiamo realizzato. Allora, qualunque sia il numero di catenelle base che avete messo su voi, allora l'importante è che sia, come vi dicevo, un multiplo di 10 e quello che vi ritroverete alla fine di ogni giro è questa situazione, cioè 4 maglie libere dopo aver fatto questo ventaglio maggiore. Allora, qui come si conclude il giro? In maniera semplicissima. Fate la solita catenella dopo ogni arco e in questo caso dovete andare ad unirla al primo arco, al primo ventaglio, rientrando, vedete, nella maglia alta che era sostituita, vi ricordate, dalle 3 catenelle. Allora io devo andare a rientrare nella terza catenella e unire appunto l'ultima catenella, l'ultima maglia lavorata con questa maglia alta, chiamiamola così, con una maglia bassissima. E qui si conclude il primo giro. Ora, a partire dal giro 2 in poi, ecco poi il numero di giri con cui volete fare il vostro lavoro, dipende dal progetto, eccetera. Comunque, a partire dal secondo giro il lavoro si semplifica ulteriormente. Allora, si parte in questo modo. Si parte mettendoci con l'uncinetto attraverso una maglia bassissima esattamente nell'arco del primo ventaglio e da qua non resta altro da fare che lavorare il primo motivo a ventaglio, questo arco minore. Poi si fa una catenella e ci si porta all'interno dell'arco del ventaglio maggiore, dove da qui si realizzerà esattamente l'arco maggiore. Ora vediamo insieme come. Allora qua a partire, avendo messo l'uncinetto nell'arco del ventaglio minore, dobbiamo fare le nostre 5 catenelle, 3 per la prima maglia alta e le 2 catenelle di separazione e poi la nostra maglia alta. Ecco qui e abbiamo realizzato il nostro arco minore, ventaglio minore. Poi catenella di separazione tra i 2 archi e dentro con l'uncinetto direttamente, ecco qua, nell'arco del ventaglio maggiore. Allora qui ne devo fare un altro e lavorerò per l'appunto 3 maglie alte, due catenelle di separazione e altre 3 maglie alte, una, 2, 3, poi catenella di separazione tra i ventagli, entro con l'uncinetto nell'arco di quello minore e anche qui andrò appunto a lavorare un altro arco minore. Allora, perché dicevo che dal secondo giro in poi tutto è più semplice? Perché mentre nel primo dovevamo contare le maglie di base da lasciare libere, qui in pratica abbiamo una griglia per lavorare che è creata dal primo giro. Noi dobbiamo andare banalmente a rientrare negli archi dei ventagli del primo giro.
Ora, l'unica cosa che dobbiamo fare è ricordarci come terminare il lavoro e come iniziare. Allora, quando arriverete a lavorare qua, l'ultimo ventaglio maggiore, ricordatevi di fare la catenella e di unirla entrando nella terza catenella qui con una maglia bassissima. Dopodiché si rientra nell'arco e si riparte per il terzo giro. Ecco, allora quando arrivate a questo punto ci ritroviamo e rivediamo insieme come partire. E intanto qui portiamo avanti il nostro lavoro. Mancavano le 2 catenelle e poi la maglia, di nuovo una catenella, facciamo l'arco maggiore e così via. Ecco, sono arrivata praticamente alla fine del secondo giro, rifacciamo di nuovo insieme la chiusura del giro e l'inizio di quello successivo. Allora, catenella e vado a rientrare qui con maglia bassissima nella prima maglia del primo arco. Dopodiché mi riporto al punto di partenza del terzo giro, del giro comunque successivo, con una maglia bassissima eseguita direttamente nell'arco. Poi vi ricordate 5 catenelle e maglia alta, prima maglia alta del giro. Catenella, si rientra nell'arco del ventaglio maggiore e si prosegue nella maniera che ormai dovrebbe esservi chiara. Bene, allora io credo che le indicazioni che vi ho dato per poter realizzare questo punto molto semplice in tondo siano sufficienti. Per il momento quindi vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi tutorial di Uncinetto in un click dedicati ai punti della tradizione e già anticipandovi che il prossimo tutorial sarà dedicato ad un altro punto traforato molto bello che è un motivo a fiori. Quindi seguiteci sul canale YouTube di Uncinetto in un click e anche sulla nostra pagina Facebook e Instagram. A presto!